Some of the behaviors that they noticed are also, like for example, sitting in postures. They call it anomalous postures. So the posture of the body is unusual, or movements, they call them underwater movements. So instead of moving like you usually do, moving suddenly like you're under the water, slowly, like that. All kind of unusual, small signs that can be, some of them can be motor, that for them were indications that there's something, some sort of a momentary collapse, disorientation of the baby. Anche attraverso le posture inusuali del corpo, un movimento rallentato o una gestualità anomala, erano tutti segnali che anche attraverso il corpo questo bambino era disorientato, confuso, disorganizzato rispetto alla farsi. Right, let's see an example. Please turn it off now. Guardiamo per favore un esempio. Behaviors as indicating disorganization only at the presence of the mother. So if the baby is doing these things all throughout the strange situation, then it doesn't count as disorganization. It has to be specific to the presence of the mother. Ok, la cosa importante è che questo tipo di comportamenti si qualificano solo in presenza della madre, cioè quando è in presenza della madre il bambino attua questi comportamenti che sono disorganizzati, diversamente da come succede con gli altri pattern. We see about 10 to 15% of babies, even in kind of normal samples that are volunteers from the community, regular families, I mean, Sure. We see about 10 to 15 of the babies showing this kind of disorganization, disorganized attachment. Circa il 10-15% della popolazione normale attua questo tipo di comportamenti disorganizzati. Okay, in samples of children who have experienced maltreatment, we see this number going up to 85-90%. E in un gruppo di bambini che erano stati maltrattati abbiamo visto salire la percentuale fino all'80-85%. We also see a very high percentage of this kind of behavior in babies of mothers that experienced unresolved loss or trauma. L'abbiamo vissuto e visto anche in quei gruppi di bambini che avevano mamme con situazioni traumatiche irrisolte. And this is the type of insecure attachment that we consider the most problematic and the most putting the child at risk for the development of psychopathology, much more than just the regular insecure patterns. Ok, questo è uno di quei pattern di attaccamento che reputiamo essere il più problematico, il più difficile, sicuramente molto di più degli altri due pattern insicuri. Carlin Lyons Ruth from Boston has studied this pattern probably the most from anyone, and has shown that disorganized attachment, particularly in the context of high-risk families, so there are other problems as well, not just disorganized attachment. You see more symptoms of borderline personality disorder, symptoms, not the disorder, more as they get into adolescence. So borderline personality Disorder symptoms, yes. Just Not symptoms. just symptoms, not the whole disorder. Okay.
E il gruppo di studi di Boston ha molto approfondito questa tipologia di attaccamento e anche i comportamenti derivati all'interno delle famiglie. Tra questi c'erano molti sintomi che riconducevano a quadri psicopatologici come quelli dei disturbi borderline di personalità e soprattutto in adolescenza. No, in the No, child. nei bambini, nell'adolescenza, Yeah, in the child, in the child. So this organization is really something that is much more in the domain of psychopathology compared to just avoidance or ambivalence, which we talked about earlier. Ne sta parlando in termini di rischio, cioè come dire che questo tipo di pattern di attaccamento è più predisponente poi ad esempio in adolescenza con l'esempio dei quadri borderline che diceva prima rispetto allo sviluppo di eventuale psicopatologia. We're going to stop now. I just a few more words. First of all, if you want to read a really good chapter about working with a parent who is disorganized and a child who is disorganized, Arietta Slade wrote a chapter in the book that I showed in the beginning, that's also in Italian. Okay, it's called Disorganized Mother, Disorganized Child. And she does a beautiful job explaining the theory, but also providing a case that shows how she worked with a mother in psychotherapy and her adolescent daughter in psychotherapy, actually separately. Ok, c'è un capitolo molto interessante che riguarda la relazione anche tra madri disorganizzate e la relazione con appunto figli disorganizzati ed è in quel libro che vi mostravo prima essere stato tradotto anche in italiano ed è di una collega di cui non ho colto pienamente il nome. Ok. And so we're going to break now, and what's going to happen after break is that we're going to take this into autism. Okay, so I will show you a strange situation of a child with autism from our sample, and we'll talk much more about attachment and autism. Ok, dopo il break troverete e ricominciamo a parlare dell'attaccamento però nei bambini con autismo e quindi vedremo anche il video di un bambino autistico. In questo senso. Okay. Thank you, Lydia. Thank you very much. So, Thank you.